Ciao ragazzi, oggi parliamo di Steve Mihalik, controverso campione degli anni 70, Mister America AAU nel 1972, conosciuto con i soprannomi di The Phantom, ovvero il fantasma, e The Anabolic Outlaw, cioè il fuorilegge anabolico. Steve è stato un personaggio controverso, in bilico tra genio e follia, motivato da una sola filosofia di vita: vincere ad ogni costo. Famoso per la simmetria quasi perfetta del suo fisico, caratterizzata da spalle larghe, torso imponente, braccia e gambe lunghe e massicce unite ad una vita di Vespa, Steve era conosciuto per le lunghissime routine di allenamento che predicava e praticava. Il famoso metodo ribattezzato dal suo pupillo John DeFendis come Intensity or Insanity, ovvero intensità o follia, ma anche per il suo carattere irascibile, lunatico e bizzarro, ai limiti della follia. Un uomo dalla volontà di ferro, con grande voglia di emergere ed essere riconosciuto, ma anche dipendente dagli steroidi, dalle anfetamine, dagli antidolorifici. Un individuo estremo, una storia di passione che tracima nell'ossessione, con un focus sull'obiettivo che faceva passare in secondo piano tutto quello che non lo aiutasse a raggiungere i propri scopi, fossero queste le amicizie, la vita di relazione o anche la sua stessa salute fisica e mentale. Personaggio indomito, Steve è stato in grado di superare gravi incidenti e ripartire in virtù della concentrazione zen che gli permetteva di andare avanti ad oltranza, incurante di tutte le difficoltà. Ma anche un personaggio per certi versi fragile, che ha pagato sulla propria pelle i problemi di salute dovuti alle sue scelte di una vita condotta nell'eccesso e che, una volta perduta la corazza di muscoli che aveva costruito, si è trovato in difficoltà nel dover accettare una vita meno che eccezionale e ha preferito cercare una via di fuga dalla realtà, concludendo la sua esistenza con un triste suicidio. Oggi ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera agonistica. Enjoy! Steve Mihalik nasce l'8 gennaio 1949 a Brooklyn, New York. Cresciuto in un ambiente difficile, ha un'infanzia complicata. Gracile e anemico, in famiglia il padre e il fratello maggiore non gli risparmiano critiche e abusi spesso crudeli, facendolo sentire una nullità senza speranze. Vivendo in questo scenario, Steve sviluppa il desiderio di avere un fisico forte e in salute e trova ispirazione nella figura di Capitan America, il supereroe della Marvel che rappresenta il supersoldato senza macchie e senza paura, nonché il simbolo della potenza del doping. Brillante e curioso per natura, Mihalik comincia a interessarsi al bodybuilding già all'età di 8 anni e, oltre ai fumetti e allo sport, coltiva interessi di fisiologia e biochimica. Intorno ai 12 anni comincia ad allenarsi con i pesi insieme ad un fratello maggiore e a costruire la sua fortezza di muscoli, con un obiettivo ben preciso in mente: se non posso diventare Capitan America, diventerò Mister America. Nel 1965, conclusa la scuola, Steve si arruola e parte volontario per il Vietnam, dove presta servizio per parecchi mesi, e le leggende narrano che in Oriente ebbe modo di incontrare diversi monaci, che gli insegnarono il potere della mente e della concentrazione, un culto di cui farà ampio uso in seguito nel suo percorso per sviluppare un fisico da campione. Tornato negli Stati Uniti, Steve comincia ben presto a gareggiare e nel 1968, a 19 anni, vince la sua prima gara, il Mister Norristown, ed è terzo sia al Mister New York City che al Mister America AAU Teenager, un buon punto di partenza che lo spinge ad impegnarsi ancora di più per raggiungere il suo sogno: diventare Mister America. Nel 1969 vince il titolo di Western New York State e decide che è arrivato il momento di puntare più in alto. Si prende un paio d'anni per fare il salto di qualità fisico necessario e, con un peso sui 95 kg per 1,78 m di statura, torna con successo sul palco nel 1971, vincendo i titoli di Mister Apollo AAU e Mister USA AAU. Nel 1972, infine, corona il suo sogno di diventare Mister America, aggiudicandosi il titolo assoluto al Mister America AAU. Dopo la vittoria del titolo di Mister America, Mihalik si prende una pausa dalle competizioni, ma rimane comunque vicino al mondo del bodybuilding, facendo esibizioni ed apparizioni televisive, figurando sulle copertine di diverse riviste del settore, occupandosi della sua palestra e figurando come personaggio controverso nel libro Pumping Iron. Dal 1973 Steve sente di aver coronato il suo sogno, lascia da parte gli allenamenti per dedicarsi alle sue attività lavorative e alla famiglia, ma questo si riflette chiaramente sul suo aspetto fisico, che riduce progressivamente il suo peso dai 104 kg iniziali fino a 75 kg.
ma la sua trasformazione fisica, simile a quella di Hulk che torna ad essere Bruce Banner, gli crea diversi problemi di identità. La gente non riconosce più in lui l'atleta che aveva vinto il Mister America solo un paio d'anni prima, una situazione che lo spinge a tornare in palestra e ricominciare con gli allenamenti e gli anabolizzanti per aderire all'immagine che ormai le persone avevano di lui. Tornato a circa 100 kg di peso, nel 1975 Steve si ripresenta sul palco di gara al Mister Universo NABBA, conquistando il primo posto nella categoria alte taglie. Il titolo di Mister America e la vittoria di categoria al Mister Universo gli valgono un invito per partecipare al Mister Olympia del 1975 e ventilano la possibilità di fare parte del cast del docufilm Pumping Iron. Motivato, Steve si prepara al meglio. Purtroppo però il destino ha in serbo un altro percorso per lui. Mentre rientra a casa da un allenamento in palestra con la sua Mustang, un camion della spazzatura lo travolge, con conseguenze quasi letali. Steve sopravvive, ma riporta numerosi traumi alla schiena, alla testa, con un nervo sciatico reciso, un braccio rotto e il pettorale sinistro strappato, una situazione clinica che lo lascia paralizzato dalla vita in giù. I medici gli dicono che probabilmente non potrà più camminare. Indomabile, ancora una volta Steve, col supporto della moglie Thomasina, dà prova di grandissimo carattere. Tornato a casa, con l'aiuto di un amico e degli steroidi che non ha mai smesso di assumere, ricomincerà ad allenarsi un po' alla volta e a ricostruirsi, prima la sola parte superiore del corpo, poi pian piano, cominciando a muovere anche le gambe e un passo dopo l'altro, sostenuto dalla forza della sua mentalità zen, riesce a compiere il miracolo, stupendo gli stessi medici e tornando in grande forma, pronto a salire nuovamente sul palco di gara. Nello stesso periodo sarà mentore e compagno di allenamento del giovane John DeFendis e il dinamico duo diventerà famoso per le routine di allenamento intensissime e infinite, con oltre 50 serie per gruppo muscolare che erano pratica comune della coppia di atleti. Torna sul palco nel 1980, questa volta nelle file della IFBB, conquistando un quarto e un sesto posto, rispettivamente, al Grand Prix di Miami e alla Notte dei Campioni. Le leggende narrano che Arnold Schwarzenegger soprannominò Mihalik il fantasma perché Steve si allenava per le gare e poi non gareggiava, ma si presentava travestito tra il pubblico per vedere la competizione. Steve era un perfezionista e non gareggiava se non sentiva di aver raggiunto una forma perfetta. Nel 1985 partecipa al film Pumping Iron 2, The Women, dove allena Beth Francis in preparazione per la sua prima gara di alto livello. Steve continuerà a gareggiare sul circuito pro IFBB fino al 1984, ma con risultati di gara via via sempre più deludenti. Il prolungato uso di steroidi, stimolanti e antidolorifici che utilizzava per sostenere le sue pazzesche routine di allenamento comincia a mostrare il conto a Steve e il suo fisico comincia a sgretolarsi. Già dal 1983 sanguinava da ogni dove, gengive, reni, colon, naso. Aveva spesso mal di testa lancinanti e ostinati, che lo portarono a sviluppare una dipendenza da diversi farmaci antidolorifici. I suoi ultimi 2 anni di competizione sul circuito pro furono un incubo continuo. Durante una gara a Toronto crollò sul palco in preda a convulsioni dalla testa ai piedi e dovette essere trascinato via dalla pedana di gara. Nel 1986 si sente così male che decide di chiudere la carriera partecipando alla Notte dei Campioni, una ultima competizione dove spera di ben figurare e si augura di morire sul palco per finire con le sue sofferenze. Di fatto però, a poche settimane dalla gara, una notte si sveglia con dolori lancinanti al fegato e viene portato d'urgenza all'ospedale, dove riscontrano il suo pessimo stato di salute, con diverse grosse cisti al fegato, reni e cuore compromessi. È la fine del suo viaggio con la chimica e della sua carriera di bodybuilder. Seguirà un periodo di forte depressione e crisi di identità, ma attraverso una serie di intense fasi di disintossicazione riuscirà a liberarsi dalla sua dipendenza dai farmaci e a riacquistare una discreta salute. Niente più steroidi, diuretici o farmaci per il bodybuilding. Negli anni 90 Steve diventa un acceso critico dei pericoli degli steroidi anabolizzanti, scrivendo articoli e facendo apparizioni pubbliche al riguardo. Ma ormai il danno era fatto. Sfortunatamente la sua mentalità e la sua difficoltà ad accettare una vita normale si rivelarono insostenibili per Steve, che, dopo alcuni episodi di infarto e un trapianto di reni, incapace di accettare di non poter più essere la persona che era prima, si toglierà la vita nel 2012. Aveva 63 anni.
A dimostrazione della bizzarra e folle personalità di Mihalik, sentiamo un aneddoto raccontato dal suo amico e partner di allenamento John DeFendis. Dopo un allenamento siamo andati in spiaggia, abbiamo steso gli asciugamani sulla sabbia e io sono entrato in acqua, mentre Steve era sdraiato sull'asciugamano. Ricordo che l'acqua mi arrivava alla vita e io stavo lì esausto. Ero contento che l'allenamento delle gambe fosse finito, perché mi aveva stremato. Io non lo sapevo, ma nel frattempo Steve mi aveva raggiunto ed era dietro di me. E improvvisamente sento che qualcuno mi afferra per la testa e mi mette sott'acqua. Così. Mi teneva sott'acqua impedendomi di alzarmi. Non avevo idea di cosa stesse accadendo. Ero sott'acqua e cercavo di alzarmi. E ho capito che Steve mi stava tenendo immerso nell'acqua. Ero terrorizzato, pensavo che Steve fosse impazzito e volesse annegare qualcuno. Cercavo di colpirlo alle gambe perché mi lasciasse. Poi per un attimo mi ha tirato fuori dall'acqua perché prendessi un respiro e poi mi ha rimesso con la testa sott'acqua. Infine mi ha spinto via ed è tornato sulla spiaggia. Io mi sono risollevato e cercavo di capire cosa fosse successo. Annaspavo, tossivo cercando di riprendermi. Non avevo capito perché lo avesse fatto ed ero stravolto. Ero arrabbiato e spaventato e gli ho urlato: "Che problemi hai? Cosa c'è che non va?" Volevo capire. Lui era seduto tranquillamente e mi fa: "Ehi ragazzo, lascia che ti faccia una domanda." E dice: "Quando eri con la testa sott'acqua, cosa hai desiderato più di ogni altra cosa al mondo?" Ero sconvolto e ho detto: "Di che cavolo parli? Volevo respirare, volevo uscire dall'acqua per respirare un po' d'aria." E lui mi fa: "Hai ragione figliolo, quando desidererai vincere come hai desiderato respirare, allora vincerai, allora sarai un campione." In palestra Steve era famoso per gli allenamenti intensi e lunghissimi che svolgeva, soprattutto dopo l'incidente automobilistico, i cui postumi gli impedivano di usare i pesi che sollevava in precedenza e di fare esercizi che caricassero la schiena. Steve compensava queste limitazioni svolgendo una mole di lavoro enorme, arrivando ad eseguire oltre 50 serie di lavoro per gruppo muscolare, con un approccio che il suo pupillo e compagno di allenamento John DeFendis battezzò Intensity or Insanity, vale a dire intensità o follia, un metodo che sembra ispirato dal principio nicciano che recita: quello che non ti uccide ti rende più forte. La sua tecnica consisteva nello spremere il muscolo fino all'ultima goccia di energia, utilizzando carichi medi per un elevato numero di ripetizioni, eseguite in modo preciso e controllato, con un ampio utilizzo di serie giganti per aumentare l'intensità dell'esercizio. E fin qui niente di speciale. La follia stava nell'enorme volume di lavoro che eseguiva. Durante la preparazione pre-gara si parla di oltre 70 serie per gruppo muscolare, un approccio che andava ben oltre il volume di lavoro del metodo praticato e promosso dal mitico Serge Nubret. Chi lo ha visto in azione nella sua palestra, la Mr. America Body Shop, racconta un allenamento per il petto di Steve come la maratona seguente. Iniziava facendo 10 serie giganti di 5 esercizi eseguiti in rapida sequenza, uno dopo l'altro, in quest'ordine. Distensioni su panca inclinata con bilanciere, seguite da croci su panca inclinata con manubri. Poi distensioni su panca piana con bilanciere, croci su panca piana con manubri e infine pullover con manubrio, e siamo a 50 serie totali. Poi proseguiva eseguendo altre 10 super serie di cavi incrociati e dips, quindi altre 20 serie, per un totale di 70 serie complessive, una vera maratona fatta con i pesi. Ma per sostenere questi allenamenti Steve si affidava a stimolanti, anfetamine come lo speed, che, assieme al protocollo dopante che utilizzava, contribuivano a creare il personaggio irascibile e imprevedibile che viene ricordato ancora oggi per i suoi comportamenti a dir poco bizzarri. Sul piano alimentare Steve seguiva uno schema ad alte proteine mentre manteneva bassi i grassi e i carboidrati. La sua dieta era molto semplice, faceva 6 pasti al giorno composti principalmente di carne, pesce, uova e formaggio, che a volte accompagnava con della verdura e un po' di frutta. Beveva molta acqua e succo d'arancia, mentre evitava il latte, il tè, le salse e l'alcol. E naturalmente il doping.
Steve non si poneva limiti al riguardo, fedele alla sua filosofia del di più è meglio, e se i suoi avversari prendevano 10, lui prendeva il doppio, e anche se consapevole dei danni che si stava procurando agli organi interni, non staccava mai, fino al punto che dovette ritirarsi dallo sport agonistico a causa delle terribili conseguenze che ebbe sul piano della salute. Riassumendo, Steve Mihalik è stato un grosso personaggio della scena del bodybuilding a stelle e strisce della Golden Era. Un Mister America che ha influenzato nel bene e nel male tanti appassionati del settore, che ancora oggi lo ricordano con affetto. Ma anche un uomo tormentato, una personalità in bilico fra il perfezionismo e l'autolesionismo, seguace di una filosofia del vincere ad ogni costo, che sembra nata da una mala interpretazione dei principi di Vince Lombardi e del suo famoso motto: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Una mentalità che, se da un lato è stata la sua forza, in seguito si è rivelata un'arma a doppio taglio, quando, svanito l'obiettivo, si è ritrovato in una vita a cui non riusciva più a dare un significato. Vuoi per il desiderio di riscatto di un'infanzia vissuta male, per la sensazione di sentirsi sempre inadeguato, per vanità e dipendenza dalle attenzioni altrui o per qualsiasi altro motivo, come raccontato da un suo ex dipendente e allievo, Steve era un'anima tormentata con un vissuto difficile che lo ha portato a seguire un percorso senza via d'uscita, un'ossessione insostenibile a lungo termine perseguita come unica alternativa di vita, come se non ci fosse un domani. Ma il domani arriva sempre a presentare il conto e bisogna prepararsi per tempo, trovando nuovi equilibri e valori, cambiando i propri orizzonti per adattarsi e apprezzare le diverse stagioni della vita per quello che hanno da offrire. Senza fare della facile retorica, noi ricordiamo la storia di Steve come una vicenda che ha tanto da insegnare, che esalta il valore della forza di volontà e della disciplina, ma allo stesso tempo mette anche in guardia dalla pericolosità delle ossessioni, che portano troppo spesso a fare tante cose che non si dovrebbero fare e che invece sappiamo molti continueranno a fare. Meditate gente, meditate! Ciao, alla prossima!